Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video avrete l'opportunità di mettervi alla prova e scoprire quanto conoscete la cultura italiana. Ci saranno ben 15 domande per voi, con 3 opzioni possibili, ma solo una corretta. Segnatevi le risposte perché, come sempre, ci saranno le soluzioni alla fine del video. Cominceremo con 5 domande di livello principiante, passeremo poi a 5 domande di livello intermedio e concluderemo con 5 domande di livello avanzato. Pronti? Qual è il nome della famosa opera scritta da Dante Alighieri? I Promessi Sposi, la Divina Commedia, il Decamerone. Chi ha dipinto la Cappella Sistina? Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti. Quante sono le regioni italiane? 25, 18, 20? In che giorno si celebra la festa della Repubblica? 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno. Qual è stata la prima capitale d'Italia? Torino, Firenze o Milano? Qual è il fiume più lungo d'Italia? Il Po, il Tevere o l'Arno? Da quanti mari è bagnata l'Italia? 2, 6 o 3? Qual è la regione italiana più grande? Sicilia, Lombardia o Emilia-Romagna? In quale anno avvenne l'Unità d'Italia? 1961, 1861, 1781. Cosa si celebra il 25 aprile? Festa della Costituzione, festa della Liberazione, festa dei lavoratori. La prossima è una domanda difficilissima. Quale strumento puoi utilizzare per accedere a contenuti italiani, siti di giornali, canali televisivi, video, stazioni radio, che altrimenti non sono disponibili nel tuo paese? A. Una navicella spaziale. B. Un razzo. C. Una VPN. Esatto, la risposta corretta è la C, una VPN, come NordVPN, lo sponsor di questo video. Una VPN è uno strumento eccezionale per chiunque studi una lingua straniera e per chiunque abbia a cuore la sicurezza propria e dei propri dispositivi. NordVPN non solo fornisce protezione ai tuoi dispositivi da possibili attacchi di pirati informatici o malware, ma ti permette anche di aggirare le restrizioni geografiche e accedere ai contenuti di tutti gli altri paesi del mondo, incluso quello di cui stai studiando la lingua. Spesso infatti molti siti sono disponibili solo nel paese d'origine, ma per fortuna c'è NordVPN. Allora, cosa devi fare? Scegliere l'offerta di NordVPN che meglio si adatta alle tue esigenze, creare un account, avviare il programma e selezionare il paese in cui vorresti virtualmente trovarti, come ad esempio l'Italia se stai imparando l'italiano. E infine, navigare e godere dei contenuti come più ti piace. Ma che figata!
Utilizzando il codice coupon LERNAMO e cliccando sul link fornito in descrizione potrai usufruire dell'offerta migliore disponibile al momento. I vantaggi rimangono garantiti. Cosa stai aspettando? Approfittane, clicca sul link in descrizione e inizia a usare NordVPN. Chi è stato il primo presidente della Repubblica Italiana? Luigi Einaudi, Enrico De Nicola o Giovanni Leone? Quanti articoli ci sono nella Costituzione italiana? 139, 90 o 152? Quanti stati indipendenti ci sono in Italia? 2, nessuno o 4? Come si chiama la sede del Presidente della Repubblica? Palazzo Madama, Palazzo del Quirinale o Palazzo Montecitorio? In Italia c'è solo una lingua ufficiale, l'italiano, ma il governo riconosce ufficialmente come lingue anche altre 5, 20 o 3. Bene, non vedo l'ora di sapere com'è andata, ovviamente scrivetemi il risultato nei commenti. E sì, le soluzioni come sempre saranno alla fine del video, ma vi ricordo che se volete invece adesso mettere alla prova il vostro livello di conoscenza della grammatica italiana, quindi della lingua pura e cruda, allora potete fare il test proprio di lingua italiana per tutti i livelli, quindi ci saranno come sempre 5 domande di livello principiante, 5 di livello intermedio, 5 di livello avanzato e lo potete trovare qui in alto nella card o giù in descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter. E non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti che pubblichiamo lì. Se il video vi è piaciuto, sapete già cosa fare. Lasciate tanti mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Vi aspetto. Ci vediamo prestissimo in un nuovo video.